Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici di Radio Rossonera qui su Mattino Milan del 10 ottobre del 2024, un giovedì di pioggia, molta pioggia. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. L'ennesimo direi a Milano, giovedì di pioggia, l'ennesimo giorno di pioggia, cioè sembra inverno inoltrato ormai da almeno un paio di settimane. Vabbè, insomma, questo era per il bollettino meteo, adesso parliamo anche di Milan. Spero che da voi, insomma, dove ci state ascoltando, ci sia un pochino più di sole. Ma detto questo, parliamo di Teo. Parliamo di Teo, insomma, di quello che è successo nella giornata di ieri, nelle 24 ore di ieri, perché più o meno sono state quasi 24 ore dall'uscita in prima pagina di Gazzetta sul grande gelo con il Milan per la richiesta di 8 bocciata dal Milan, causa anche le cattive prestazioni barra comportamenti di Teo, a le parole in viva voce di Chion, agente di Teo in serata. Nel mezzo, per una volta tanto, permettetecelo, ve l'avevamo No, detto. ve l'avevamo detto, ma nel mattino Milan di ieri, cioè ehm, Chilon ha detto le stesse identiche cose che poi ha detto in serata, ma le veramente proprio identiche, son quelle che ha detto a me alla mattina e ve l'avevamo detto sia qui, ve l'avevamo detto sul nostro sito, ve l'avevamo detto tramite i podcast, ve l'avevamo detto in diretta, poi al talk, cioè vi avevamo non avvertiti, però vi avevamo dato una notizia, per una volta tanto fatecela "flexare" tra virgolette, cioè, avevamo dato questa anticipazione prima di tutti perché eravamo riusciti a contattare Chilon proprio pochi minuti dopo dall'uscita di questa prima pagina ieri, e poi io sono stato molto contento onestamente che abbia ribadito le stesse identiche cose in serata, anche in diretta da un'altra parte, per il semplice fatto che dà ancor più peso a quello che abbiamo detto noi ieri, no Simo, cioè non è che ci ha raccontato Fandoni e soprattutto non lo facciamo mai, ma noi non abbiamo raccontato Fandoni a voi. Noi vi avevamo detto esattamente quello che Chilon ci aveva detto. Vabbè, forse qualcuno invece durante la giornata le ha raccontate, però ognuno si faccia i propri ragionamenti, anche nel pomeriggio, anche nel tardo pomeriggio qualcuno ha pensato bene di far passare un'altra linea, ma va bene così. Ognuno è proprio responsabile di se stesso e chi guarda e legge poi trae le proprie conclusioni. Sì. Detto questo, le parole di Chion arrivano dopo una prima pagina, perché ragazzi ho letto anche questo. Ah, ma parla adesso perché parla adesso? Siamo nella sosta nazionale, il momento peggiore, migliore, quello che volete per parlare. Parla adesso, perché il principale quotidiano sportivo italiano gli ha sbattuto in faccia il proprio assistito che chiede una cifra che nemmeno è vera perché nemmeno c'è stata una contrattazione. Ma che deve fare la gente? Deve stare zitto, deve far passare il fatto che il giocatore, nonostante faccia tra l'altro delle prestazioni magari non perfettamente wow, sia pure così cattivo e malvagio da chiedere il contratto, i soldi, rifiutarli, chiederne 8, eccetera, eccetera, e deve pure passare per quello che non deve parlare. Ma ragazzi, siamo fuori dal mondo, cioè siamo veramente ormai fuori dal mondo. Ma le leggiamo le parole, perché ne ho un'altra di fuori dal mondo, ma ve lo dico col cuore. Io ero come voi. Durante gli anni della Banter ero identico a voi, perché non volevo credere che la mia società in quel momento fosse ridotta così com'era. E trovavo 1000 scuse, giravo la testa dall'altra parte. Guarda, ma ve lo dico proprio col cuore, ero identico. Chiona, l'agente di Teo, non c'è nessuna trattativa, non abbiamo negoziato nulla da 4 mesi, da maggio-giugno. La società mi ha chiamato a maggio-giugno per chiedermi se il ragazzo era contento e noi le abbiamo risposto di sì. Poi da quel momento non ci sono stati più contatti, non abbiamo nessuna offerta da parte del club. Mh. Anche qui ieri è stata cercata, fortunatamente non è passata perché era una follia, già anche solo pensarla e cercare di farla passare. La linea per la quale il Milan parla spesso con Teo, ma non ha ancora aperto un tavolo con la gente per il rinnovo. Ma ragazzi, ma veramente pensate che siamo Ma siamo veramente alla follia. ma veramente sì.
Vabbè. Siamo alla follia, siamo al non conoscere certe dinamiche, al voler far passare certe cose che sono totalmente estranee da certe dinamiche del mondo del pallone, cioè è proprio è il teatro dell'assurdo, cioè è il Ma teatro. non conoscere, come detto, i protagonisti di questa commedia, perché Kion non è un agente, ve l'abbiamo detto anche ieri, che stila il contratto ogni 3 anni quando c'è da fare il rinnovo, punto. È un agente che segue Teo per 1000 cose diverse, non solo e soltanto al campo sportivo. Ma come si può pensare che non sappia niente, che si parli con Teo e che questa cosa possa passare come veritiera? Ragazzi, era una bufala totale, ed è una bufala totale. Ma adesso ci arriviamo da dove è uscita. Richiesta di 8 milioni? Lo ha detto Teo? No, non sono parole uscite dalla sua bocca. Dico che c'è qualcuno che mette in giro questa voce per forzare l'opinione pubblica. Chiaramente non siamo noi, manco noi. Non siamo noi. E anche qui. E anche questo ce l'aveva detto. Ma ho letto anche questo nei vari commenti. Se un agente ti dice qualcuno l'ha messo in giro per forzare l'opinione pubblica, ma secondo voi al signor Manuel Garcia Chion, ma cosa gliene importa di pensare che possa essere un giornale vicino all'Inter, il giornalista Inter e i poteri forti dell'Inter che agitano la piazza per nascondere la questione delle curve, eccetera? Ma ragazzi. Io ve l'ho detto, ero esattamente come voi anni fa, perché giustamente non ci potevo pensare che certi errori arrivavano proprio dalla mia società. Ma Chione è chiaro, non lo può dire papale, perché non lo può dire, ma è chiaro cosa intende. Poi siete liberi di crederci o no, come sempre, noi più di cercare di farvi aprire gli occhi in base a quello che sappiamo e alle cose alle notizie che reperiamo e vivendo anche questo mondo praticamente 24/7 cerchiamo di trasmettervelo. Poi, ci sarà sempre, perché io ne sono straconvinto, ci sarà sempre chi crede che i giornalisti si svegliano al mattino e sfregando la lampada del genio si fanno raccontare cosa scrivere. Non è così, non se lo inventano, non glielo dice il genio, non producono quella mole di cose da scrivere in solitaria, non è così ragazzi, non è così. Se viene scritta una certa cosa è perché qualcuno la comunica o con qualcuno ne parla, punto. Fine dei discorsi. Ma per il semplice fatto, ragazzi, che anche noi, se abbiamo delle notizie, non ce le inventiamo. Cioè, non è che noi ci siamo inventati cosa ha detto Chilon o cosa pensava Chilon ieri. Ci abbiamo parlato. È così. E funziona così anche ad altri piani, su altre sfere di altre cose e con altre testate, banalmente. E vi riporto un altro esempio e vi ripeto, io ero così, quindi vi capisco, cioè non vi sto, tra virgolette, facendo la lezione se non ci credete, perché ero esattamente uguale. È il giochino che stiamo vedendo spesso fatto coi nostri giocatori, che a vario titolo, casualmente, quando serve, diventano forti o meno forti, bravi o meno bravi, attaccati alla maglia oppure meno. E guardate che casualmente negli ultimi anni succede sempre. È successo coi dirigenti, ma quella è l'ennesima potenza. Ma coi giocatori è successo quasi sempre. È Per vero. difendere Tizio, Caio, l'allenatore del momento l'anno scorso. No, no, è vero, è così. Cioè, far passare come, diciamo, per non legati a questa maglia e che volevano andare via Sandro Tonali, Pierre Calulu e via dicendo, devi impegnarti, il punto è riuscirci o meno. Io spero che non ci siano riusciti, cioè per far passare questi ragazzi che tutto erano fuorché volenterosi di andare via, per farli passare come coloro che hanno chiesto Dio, coloro felici di
ti devi impegnare, e per farlo passare, per farlo credere, ti devi impegnare ancora di più, quindi spero che molti non ci abbiano creduto. Vi faccio un altro esempio. Io me lo ricordo l'aprile-maggio di De Ketelare, dove si faceva far filtrare che s'allenava male, che era staccato dal gruppo. Ragazzi, quante. L'idea principale di Teo è restare al Milan e continuare con il Milan e trovare un accordo per restare il più tempo possibile col Milan. Desidera crescere il più possibile con il club e crescere con la squadra. Ma non voglio mentire. Se entro un anno non si trova, scusate, non si rinnova, non so cosa potrà succedere. Questa situazione di una nuova partenza, se rinnova entro un anno, potrebbe non accadere. D'altronde, se non arriva il Tra rinnovo l'altro entro... logica, c'è proprio basic del calciomercato, non ha neanche detto date troppo particolari o cose troppo particolari, ha semplicemente detto: ragazzi, cioè, se non rinnova da quando va un anno dalla scadenza, vediamo cosa succede. Cioè, ha detto cose normalissime, cioè dando anche forse più tempo rispetto a quello che ci eravamo dati noi, no? Per il rinnovo di Teo, dicendo bisogna rinnovarlo subito anche quando mancano 2 anni, perché poi no, lui addirittura ha parlato di 1 anno, quindi cose normalissime, ma di una persona veramente normalissima, che anche parlandoci al telefono capisci che sia un signore tranquillissimo, che fa gli interessi il suo assistito, ne cura anche le virgole, i bottoni e le spille, e però non è mai in malafede, non è mai influenzabile, nulla di tutto questo. Ti dice la verità, ti dice la sua versione, che coincide spesso alla verità, e finisce lì. C'è una persona estremamente genuina. Parlandoci al telefono si evince questa cosa. Poi c'è ancora qualcuno che non ci credo, che dice che sia la versione della gente per bla 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 bla. Va bene. Ci sta, ma ognuno ha la propria idea, ci mancherebbe Certo, sì, altro. sì. Non abbiamo mai fatto un discorso simile per altri agenti, mai. Anche Mh-mh. per agenti che magari poteva essere interessante legare al Milan perché c'erano giocatori interessanti che venivano, diciamo così, rappresentati da questi agenti. Su Chio non lo facciamo perché ha senso farlo, un distinguo rispetto al resto. Però vabbè. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, però ragazzi, sarebbe anche ora un pochino di aprire gli occhi. Oppure di parlare di Frendrup, visto che Beh, oggi di solito potrebbe essere questo, un'ottima idea, perfetto. cioè se vieni smentito poi la mattina dopo, invece che correggere tiri o aggiungere l'altra parte, l'altra versione, puoi sempre parlare di Frendrup, cioè è una soluzione che mi sembra efficace, direi. Va bene Henry, noi ci ritroviamo tra poco in realtà, tra qualche ora per lunch, talk e in serata una delle nostre clip. Henry, grazie, ciao. Grazie, ciao, e se mettete like, perché non ve l'abbiamo ancora detto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se riesco vengo a fare un saltino al talk in collegamento, se Va bene, riesco. sempre se Kirk ti dà pace. Sempre se non becco Frendrup in stazione, che sai che se vedi Frendrup devi scrivere e parlare di lui. Saluti.